In questo episodio sono finita in Spagna praticamente. Mi sono persa in Alba. After a while, crocodile. Famosa chitarra sua. Si ferma la polizia. Dovrei prendermi una vacanza nella vacanza, quasi sicuro. sta facendo un'americanata di quelle. Ladies and gentlemen, I give you the Wood County Fair. Ecco qua, come dice, siamo proprio nella zona dei laghi, quindi Buffalo è qua, dovrò seguire il Lake Erie, entrando invece da Buffalo il Lake Ontario, e giusto qua c'è proprio il Canada, e poi sì, si continua con tutti gli altri laghi che sono molto belli. Probabilmente a Chicago vedrò anche il Lake Michigan. Definitivamente lasciato l'Empire State Trail. Ho sentito alcuni pareri su Chicago, che è una bellissima città, sono tutti entusiasti. Let's twist again. Ecco, sono finita in Spagna praticamente. Questa è la spiaggetta, a quanto pare è una spiaggia tranquilla. Mi sono fermata in un bar perché stava piovendo troppo. Il problema è che c'era l'aria condizionata sparata a manetta e niente, mi sono infreddolita di più di prima. Anche oggi mi sono presa la mia quantità di acqua giornaliera, ma nonostante tutto sono riuscita ad assaporare un po' del lago Erie. D'altronde il lago è affascinante anche durante i giorni piovosi. Questa sera ad ospitarmi Eileen, che mi dice: But my friends who don't cycle, they're like, are you crazy? You letting people in your house and you don't know who they are? devo ammettere però che il lago sotto i raggi del sole è ancora più bello. Stavo un attimo guardando le abitudini degli americani nella domenica. Allora, la domenica praticamente tagliano tutti l'erba, ci sono un sacco di yard sale sulla strada, i corrieri che continuano ad andare, tipo quelli di Amazon, quelli delle poste. Questo bellissimo welcome. Sono arrivata a casa di questi signori che mi hanno lasciato praticamente il giardino. Loro non sono a casa, hanno questa casa sul lago. Mi trovo a Geneva on the Lake, questa qua è la casa sopra. Non riesco ad esprimere la mia gratitudine. Ci sono persone che mi lasciano la loro casa senza nemmeno conoscermi. Ecco cosa vedo dalla tenda. Che bello. Io mi sto godendo quanto di più bello ha da offrirmi questa casa. Prima il tramonto e poi un'alba che penso di non avere mai visto da nessun'altra parte. Ma buongiorno dormito da Dio in questa terrazzina. Purtroppo le cose belle durano sempre poco. Vabbè dai, questo lago mi ha ricaricata, non posso lamentarmi. Sulle sponde del lago Erie sorge una delle più note città dell'Ohio, Cleveland, fondata nel 1796 come centro industriale. Grazie alla sua posizione strategica è diventata di recente una città turistica. Where are we going, Peter? Headed for downtown Cleveland. Cool. Your
Questa sera ad ospitarmi c'è Peter, un signore a dir poco gentile con cui sono tuttora in contatto, attore di professione e grande cicloviaggiatore per hobby. See you later, alligator. Absolutely. After a while, crocodile. Yeah! Da buon amante del rock non potevo perdermi questa chicca. Sono davanti al Rock and Roll Hall of Fame, sono rimasta un giorno in più per visitarlo perché essendo un po' la patria del rock and roll mi sembrava chiaro che dovessi entrare. Questo è il quinto piano dove ci sono le Rock Legends e qua sotto è tutto proprio così. Le giacche di Michael Jackson. E pensare che queste le ha usate Hendrix. Eccola la famosa chitarra sua. E qua la mia favorite Janis Joplin. È stato molto bello, quindi per tutti gli appassionati di musica rock sicuramente un must dove andare, c'è veramente di tutto. Ecco, quindi continua il mio giorno di riposo, la scoperta di Cleveland e domani si riparte, non ho grandissimi piani per i prossimi giorni, sto cercando di capire dove andrò a parare, diciamo. Peter mi riporta a casa e mi dice che Cleveland... Those people who might eventually see this, there was a disc jockey on the radio named Alan Freed, and way back when he coined the term rock and roll. Wow. For this new kind of music that was just starting to be played. Cool! Rock and roll! Hey Peter! How professional you are! Praticamente anche la polizia è in bici. Cioè loro girano con la bici quando sono al lavoro. Ma è interessante. Quindi bene, finita anche questa ride. Bene, adesso facciamo qualcosa da mangiare e poi è tempo di mettere sulle valigie e domani si riparte. Ricomincia la sfida, chi mi schiva di più. Bravo, bravo. Dai, mi sembra chiaro che mi schivano bene. Mi sembra palese, quindi impegniamoci a schivare i ciclisti. Stavo pedalando e a un certo punto si ferma la polizia a 4 frecce, scende il poliziotto e mi ferma. Ho detto oddio, mi chiedeva dove andavo, cosa stavo facendo e così per curiosità. Ma niente di che, cioè voleva fare 4 chiacchiere delle case, si esprime molto facile esprimere le proprie idee politiche, come per esempio qua. Tipo vota sì. Mi faccio questi street tacos con questa bomba micidiale che non è altro che un hummus con jalapeno. Non è veramente... questo hummus is too much, sto morendo. Non lo prenderò mai più. Mamma mia. Eccolo, in poche parole è questo. Tutto un bel drittone, in teoria dovrei essere qua in questo momento.
come cambiano le case. Sono arrivata, sto passeggiando un po' per la città, che veramente, cioè, non c'è nessuno, silenzio. Adesso vado a comprare 2 cose. Sono molto tentata ad andare al cinema questa sera perché è spettacolare, mi è piaciuto un sacco come è fuori. Vediamo se non sono troppo stanca e a che ora ci sono i film. Comunque sì, è una città prettamente di college, quindi gli studenti al momento non ci sono, probabilmente per quello che è molto tranquilla. Oh, questo è interessante, sempre ad Oberlin, che si parla appunto di questo signore che si è battuto per i diritti dei neri, ecco. Ecco qua i colori dell'università. Io con la spesa che sto andando a casa. Bene, questa è la mia cameretta stasera. Buonanotte. Oggi mi hanno svegliata gli uccellini. Ho dormito profondamente. Ieri penso di aver perso il controllo dei sensi tipo alle 11. E niente, poi è bello, si sta bene qua, mi piace questo porticato in legno. Oggi destinazione Williard e c'è una signora che dovrebbe aspettarmi. Niente, dovrei prendermi una vacanza nella vacanza, quasi sicuro. Ehi amici, quanti siete? Ma siete bellissimi! Dove state andando? Ehi! Il treno fa un casino della Madonna. Direttamente dall'Ohio Countryside, i Led Zeppelin live, che mi terranno compagnia in questa pedalata di oggi verso Williard. Questa sera a Willard in Ohio. Susan mi ospita questa sera, dimostra con orgoglio un po' di chicche del suo paesino, praticamente fondato da olandesi. Qui ci sono immense distese di campi e coltivazioni che un po' mi ricordano casa, ma soprattutto è il posto in cui producono le latte Campbell's, diventate famose grazie ad Andy Warhol. La giornata non finisce qui perché insieme abbiamo passato una serata a dir poco speciale. FM, okay. Okay, we gotta figure out where to go. Allora, sta facendo un'americanata di quelle che è il drive-in, dove tu vai con la macchina a vedere il film che verrà proiettato qua. Questa sera c'è Barbie e Susan che non c'era mai stata, quindi dai, è una bella esperienza anche per lei. Quindi ascoltiamo tutto dalla radio praticamente e qua viene fatto vedere il film. Nel pick up che si è costruita il salotto, tipo non si vedono ma sono qua dietro, e niente, qua come proprio un parcheggio, ma mi sembra proprio di essere in Greece, cioè è fantastico. Però proporrei che più che un drive-in fare anche un ride-in per le bici, ognuno si porta
il proprio materassino. Ci sono anche questi signori qua dietro che... No, ma incredibile come l'ho scoperto questo posto. Stavo andando a casa di Su e ho visto questo Star Drive-In per andare da lei. Ho detto ma che cos'è, cosa non è? Mi sono informata ed era proprio un drive-in. Dopo aver provato anche questa esperienza si riparte per continuare l'avventura. Questa per me sarà la prima foratura. Sono sincera, ero un po' preoccupata prima di venire negli States. Nella mia testa avevo in mente un paese che praticamente non fosse così ciclabile. Ecco un esempio di idee politiche esposte. Svolazzante la bandiera degli Stati Uniti e quella dell'Ohio sotto. Queste sono state le mie ultime 2 ore. Questo è scontare una pena praticamente, cioè è proprio un volersi male, drittoni a non finire, distese di campagne drittoni, potrei mettergli questo sottotitolo. E dopo 120 km sono arrivata. Yeah. Mi trovo a Bowling Green, un altro paese sperduto nella campagna dell'Ohio. Qui si respira un sacco di ruralità. Ladies and gentlemen, I give you the Wood County Fair. Fanno i 150 anni e niente, la famiglia che mi ospita mi ha invitato ad andare ed è veramente un'esperienza, perché non so neanche dare una spiegazione, ma è una figata. Cotton candy non lo mangio da una vita. Eccolo, questo è il mio lettino e dormo in questo bellissimo giardino stasera. Eccomi la macchina qua dentro. Ah, ho dormito bene, cazzo. Cioè, proprio bene bene. Ecco, se ti coccolasse, tipo. Non so se abbandonare la tenda per i miei prossimi viaggi e portarmi la maca, solo che se non ci sono 2 alberi dov'è che la metti? Però è stato proprio bello. Pesa anche pochissimo, niente, quindi è interessante. Non pensavo di dormire così bene in un'amaca. Era già montata in giardino e io non avevo nessuna voglia di montare la mia tenda. La cosa più strana è che qui le recinzioni non esistono e mi sembrava quasi di dormire in centro città. Io sentivo dei rumori, sono di squirrel. Guarda il prossimo episodio per scoprire una faccia più rurale degli States.